che bella questa spiaggia. E la particolarità di questa zona che leggevo su internet, la nebbia è costante tutto l'anno, no? In questa zona nord-occidentale della Galizia le piogge tra gennaio e febbraio sono di circa 15 giorni al mese. Ossia un giorno sì, un giorno no piove. Noi finora ne abbiamo trovati 7 su 7 su 7. Però devo essere sincero, il posto è meraviglioso. Bello bello. Ci voleva una giornata con il primo sole che vediamo in Galizia e quindi Mauro ne ha approfittato e ora ripartiamo per risalire sempre lungo costa il lato nord-occidentale della Galizia. Pronti a ripartire, Mauretto? Lasciamo questo splendido posto? Partiamo? Partiamo, via! Mare sullo sfondo a pochi metri, faro a poche decine di metri, uno dei tanti posti magici che abbiamo trovato. E adesso però ce ne andiamo, perché come tutte le cose belle finiscono presto e quindi noi vogliamo continuare a conoscere e a scoprire posti nuovi e a farveli vedere, perché no? Beh, una volta che c'è il sole non possiamo non mostrarvi la Galizia illuminata dai raggi di sole, visto che qua c'è sempre nebbia e un po' c'è tuttora. Quelle case là sulla roccia sono straordinarie. Allora, siamo arrivati nel borghetto di Lima, dove vogliamo andare a vedere i famosi Horreos sono degli essiccatori, cioè dentro queste casupole di pietra vengono inserite mais, frutta, verdure e altri legumi che devono essere essiccati. Queste pietre sotto servono per impedire ai topi di andare ed entrare dentro l'Horreos. Questo è già un Horreos molto lungo che ha 6 coppie di supporti che lo tengono. lunghissimo questo Horreos. Questo infatti è l'Horreos più grande di tutta la Galizia. Ha 20 coppie di supporti, tutte con le pietre per impedire ai topi di salire. È stato costruito dalla chiesa locale su un suo terreno, è molto bello. Errata corrige, questo Horreo ha ben 22 paia di piedi che lo sostengono e ha una lunghezza di quasi 37 metri, 36 metri e mezzo. Dal 2013 ogni estate si celebra un festival di questi Horreo organizzato dalla città di Lira. Sono stati costruiti tra il 1779 e il 1814. Ecco qua, nel muro che circonda la chiesa di Lira ci sono le tombe. Praticamente il muro esterno è stato utilizzato anche per i loculi delle tombe. Guardate. Questo è anche un piccolo cimiterino. Addirittura l'ingresso della chiesa è superando le tombe.
E guardate Mauretto dove si è messo. Su questa pietra a osservare il porticciolo, il fiume Ezzaro che esce di qui, e a fare 2 foto. Dove stiamo andando, Betty? Andiamo a vedere la cascata del Rio Ezzaro, è proprio là, a 200 metri da noi, che è l'unica cascata della Spagna che si getta direttamente in mare. Con tutta l'acqua che è venuta in questo periodo immagino che sia in bella piena, possente. Perché per quanto possa sembrare strano, questo che vedete qua sotto di noi è mare. Guardate che arriva da là un lungo fiordo che arriva fino a qua. Questo è mare. Venite, la cascata ci aspetta. Siamo clamorosamente in un contesto montano, perché qua tutto intorno a noi è un contesto alpino, a bordo mare. Fantastico. Wow, che salto che fa questa cascata! Fantastico. Posto fantastico. Qui molto probabilmente c'è stata un'alluvione nei mesi scorsi, immagino, o anche l'anno scorso, non lo so. E infatti la passerella qui è interrotta e ci sono tracce di assi distrutti, piuttosto che barre di alluminio piegate, cavi, tubi vari, e adesso la stanno ricostruendo, ma con l'inverno probabilmente non procedono perché la meteo non è buona per svolgere questi lavori e le faranno un po' più avanti, immagino. Queste baie sono meravigliose perché proteggono talmente tanto dal mare, dall'onda del mare, che butta giù delle boe e proteggono tranquillamente, possono lasciare la barca lì perché, a parte la marea che qua c'è, ovviamente, per il resto il mare non arriva mai molto violento. Arrivati al Capo di Finisterre, panorama splendido, stupendo, si vede in lontananza anche il faro dove abbiamo dormito questa notte, dall'altra parte del golfo. Abbiamo fatto 60 km per arrivare qua perché abbiamo fatto tutto il golfo, però un posto molto bello, affascinante. Poi oggi giornata spettacolare. Ora mangiamo qualcosa e poi andiamo a fare 2 passi fino al faro. Cioè il cammino di Santiago porta fino al faro e poi da qua immagino che non ci siano più stradine o sentieri. Siamo al punto 000, nel senso che da qui parte una cicloturistica che arriva fino a Santiago de Compostela. Quanti chilometri? 90. 90 chilometri di cicloturistica. 2 giorni si fa. Il Capo di Finisterre
È un punto di riferimento molto importante per chiunque faccia una rotta che dalla Bretagna scenda verso il Mediterraneo, quindi verso Gibilterra, o il contrario, nel senso che si estende molto a largo ed è un punto di riferimento, è una boa fondamentale, caratteristico per chiunque faccia questa rotta. Eccezionale, qua si respira l'aria selvaggia dell'oceano nell'assoluta solitudine. Sono poetico. Molto. Qui hanno lasciato un segno del final del cammino, ossia delle scarpe usurate che hanno lasciato qui, insieme a uno scarpone in ferro pieno di cemento, come simbolo di arrivo del cammino. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Il bosco sul mare. Questo è il golfo di Finisterre. Finisterre. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Di qua abbiamo il mare, bello incazzoso, e di qua abbiamo un pascolo di montagna. Esta è la Galizia. Questa è Galicia. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase Ops, c'è un toro in mezzo alla strada. wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be, we're gonna be, two hearts running wild. Allora, siamo arrivati al faro Turignan e questo, se guardate dalla mappa, questo è il punto più a ovest della Spagna e quindi il punto in cui si ha il tramonto più lungo di tutta Europa, senza contare le isole. Questo qua che vedete sulla sinistra è il vecchio faro e questo è il nuovo faro di Capo Turignano automatico. No, qui è impossibile guardare. Ci sono onde una più alta dell'altra. Da marinai sono spaventosi. E chi lo schioda più di qua, Mauro, quando vede il mare e le onde rimane estasiato.
impressionante la forza del mare, delle onde oceaniche, pazzesca, dai. Betty è proprio sulle onde. Surfa. Surfing USA. Veramente spettacolare il tramonto. Che mi dici di Muscia? Ti gusta? Molto carina. Molto carina. Un posto? Come dice Mauro, spettacolare. Siamo in questo capo sull'oceano, Punta Barca. Punta Barca, dove c'è questa chiesa. Terzo faro della giornata. Cabo Vilan. Ormai al tramonto. Sembra che sia visitabile. Non ora perché ormai sono le 6:30 passate e quasi è buio, no? È già chiuso. Guardate che splendore di faro, proprio costruito su uno sperone roccioso. Faro di Capo Villano o Vilan, probabilmente in gallego. Bellissimo. Ma ora è rimasto malissimo perché il faro dicono che sia visitabile, ma in realtà è visitabile il museo che c'è all'interno del faro. Al faro non ti fanno accedere. Ponticello ci ha fatto rallentare, siamo arrivati esattamente 5 minuti dopo il tramonto. Pace. Questo era probabilmente il vecchio faro. Ma la posizione di questo faro è fantastica. Ecco, il faro ha preso a funzionare. Eccolo, Carletto laggiù, sotto la pala eolica. sotto la pala eolica, se ne stacca una ce lo sfonda. C'è anche la luna. E la luna bussò alle porte del buio. Non so qual è più bella, se la luna o la mia luna. Che romanticoso, una sviolinata esagerata stasera. 2 secondi tra un lampo e l'altro, 8 secondi di periodo. Queste cose si vedono nei libri dei fari fanali, in questo caso della Galizia. Buongiorno a tutti, viso un po' addormentato, ma questa mattina ci godiamo l'alba. Sono le 9 del mattino, ma sta albeggiando. Mauro fa le foto dalla finestra del bagno, ecco. Qui siamo molto a ovest e quindi il sole con l'orario italiano della Spagna, il sole albeggia e sale molto tardi. Ieri sera quasi alle 7 avevamo ancora luce. Poi raccontiamo quello che abbiamo fatto ieri. Ok, adesso vuol far colazione, a Certo, fame. adesso c'è fame. Ecco dove siamo stati questa notte. Qui, in riva al mare, in questo parcheggio. Eravamo soli, ma si stava bene. L'unico problema che c'è dietro la strada, quindi ogni tanto si sentono delle macchine passare, però noi di notte dormiamo. Più che altro al mattino un po' disturbano, ma niente di eccessivo. Allora, il signore mi ha appena detto che qui ci sono in riva al mare le persone che raccolgono sia queste alghe che questi piccoli gamberetti. Eccoli che si vedono.
che in Andalusia li mangiano, oppure qui li utilizzano per pescare. Quindi per tutti i camperisti la Galizia è deliziosa anche in questa stagione. La fortuna è di trovare queste giornate limpide come ci sono state ieri, come ci sarà oggi e probabilmente anche per i prossimi giorni. La meteo è in continua variazione, soprattutto in questo periodo di inverno, e quindi il rischio è sempre quello che se comincia a piovere qui purtroppo non si riescono a godere le bellezze di questo posto. La Galizia è davvero davvero splendida, mi ha sorpreso tantissimo, non me l'aspettavo così bella. Aree sosta camper gratuite, ossia segnato in verde sull'applicazione Park4Night, ce ne sono tantissime, soprattutto in questa stagione sono poco frequentati. Parcheggi ce ne sono moltissimi, ci sono un po' meno campeggi e quei pochi che ci sono aperti solamente in estate e pochissimi in inverno. E finora, da quando abbiamo lasciato il Portogallo, siamo sempre stati in aree soste gratuite, dove ci si sta bene, insomma basta non aver necessità di energia. Noi per i nostri lavori al computer comunque siamo organizzati con un case esterno e quindi abbiamo autonomia sufficiente per lavorare tutte le sere. Ora vi mostro bene dove abbiamo dormito questa notte. Guardate, direttamente sulla spiaggia, dove ci sono appunto questi pescatori di gamberetti piccoli. Siamo in bassissima marea e quindi i signori con delle aste, dei tubi in plastica cercano di scavare, sollevano questi gamberetti e poi li raccolgono in un contenitore di plastica. Comunque non l'ho detto, ma qui siamo alla Playa de Camariñas, nel paesino di Camariñas. Servizi fatti e si riparte. Cosa ridi? Incazzoso? Io non sono incazzato. Rompi balle. No. Ma che fai? Quando dico qualcosa devi sempre riprendere.